Salve a tutti. E allora andiamo a controllare la testata della Ford 2000. Quindi già ho finito di fare i vari controlli, solo che è evidenziato soltanto un problema. Nell'aspirazione, dopo una prima lavorazione, si è andata a perdere leggermente, anzi come flusso, quindi in camera, dovuto proprio nella pulizia delle pareti, quindi già nella prova iniziale si era visto che la curva di riempimento già era ottimale, quindi quell'aggiustamento ha creato soltanto uno scompenso in camera di riempimento e allora si è dovuto evidenziare che proprio sotto sede valvola in alcuni punti ci sono delle spigolature che si vanno a vedere dopo una prima lavorazione, quindi si è fatto quell'aggiustamento del sottosede proprio per andare a togliere lo spigolo che si viene a creare. E poi con l'abbassamento della sede valvola, quindi con la lavorazione perché sono state cambiate le guide valvola, si va a creare tra i 45 gradi e la lavorazione che viene ribassata alla sede valvole un cono di direzione del flusso che va a creare quel leggero velocità in più, quindi un po' quello che si era andato a perdere creando soltanto la levigatura delle pareti e quindi si è andato a togliere un po' di materiale, si è un po' recuperato con questo tipo di lavorazione, quindi dalla lavorazione sotto sede valvola e con l'abbassamento leggermente della sede valvola. Questo ha comportato un leggero guadagno quindi del flusso che era iniziale, proprio perché nelle dimensioni del condotto già eravamo in uno stato ottimale del condotto. Invece sullo scarico si è evidenziato che quell'aggiustamento dei condotti proprio dovuto alla geometria hanno un leggero scompenso fra quello di destra e sinistra, un po' si è andato a migliorare, quindi aumentando un po' la lavorazione dei condotti e nello stesso tempo l'aggiustamento come valvola, perché poi come interno sede valvola si è cambiato cosa di poco a livello di decimi, però la valvola che andiamo a montare è leggermente più ampia con la rettifica della sede valvola va a creare un po' di velocità in più, quindi lo andiamo a ritrovare allo scarico. Ma andiamo a vedere un po' prima i dati e poi farò vedere un po' le varie lavorazioni che un po' sulla testata che si sono fatte. E allora andiamo a vedere cosa abbiamo notato. Queste sono le due fasi di lavorazione, sia l'aspirazione che dello scarico. Allora, mentre sull'aspirazione, in una fase poi di prova, dove la levigatura delle superfici laterali del condotto hanno comportato una leggera perdita, come andiamo a vedere dalle due linee. Però poi da questo tipo di lavorazione iniziale si è passati a questa finale. Vedete che un po' vanno a cambiare le due curve. Quella dello scarico si va a sollevare e quella dell'aspirazione abbiamo ricreato un po' la stessa lettura ma con un leggero guadagno in più, ma proprio dovuto a quel disegno della sede valvola leggermente più bassa e la spigolatura interna del sottosede valvola che andando a lavorare un po' le pareti si era evidenziata, quindi poi con un'attenta visione si è andata a vedere questo tipo di perdita. Se andiamo a vedere un po' i dati attraverso i dati di lettura, quelle che andiamo a vedere sono questo sull'aspirazione, vedete la linea un po' si avvicina, quindi i guadagni poi alla fine sono dovuti un pochettino qui sulle medie aperture e un po' sulla parte finale, quindi quel giusto guadagno leggero c'è, ma ripeto, già il condotto era in una fase ottimale, quindi un lavoro iniziale che già di per sé la testata è ottimale. Difatti i guadagni un po' sui dati medi lo vanno a evidenziare che è poco quello che andiamo un po' ad avere, proprio perché già le sezioni di condotto già sono abbastanza ampie, quindi l'aggiustamento è dovuto, però quello che dobbiamo andare a fare poi è l'aggiustamento sulla sede valvola. Invece sullo scarico quello che andiamo a notare è un guadagno
di più rispetto all'aspirazione, proprio dovuto passando dalla media di 136 a 152, proprio dovuto all'aggiustamento della sede valvola, quindi la valvola più ampia anche a parità del condotto che viene lavorato, sì, ma il passaggio sede valvola viene soltanto raccordato dalle 3 alle 5 decimi di leggermente come sezione in più, proprio per un aggiustamento, ma quello che va a evidenziare un po' è la valvola stessa che con un diametro più ampio va a creare più velocità all'uscita, quindi comporta un aggiustamento, e questo lo andiamo a vedere anche con una sezione più ampia di lavorazione sullo scarico, proprio perché lo scarico è ristretto a livello dello stadio iniziale. Tutto qua. Quindi andiamo a vedere un po' sulla testata e poi andiamo a concludere il video. E allora eccoci con la testata. Quello che andiamo a vedere sull'aspirazione, ripeto, come sezioni di passaggio vanno bene. Già andare a togliere sulle pareti per andare a creare quella superficie incrociata delle linee, quindi avere quell'effetto parete, va a perdere leggermente, quindi si va a evidenziare che in questa parte, sotto sede valvola, ci sono delle spigolature che vanno controllate per andare a togliere quindi quelle parti dove va a creare disturbo e quindi fa un rallentamento del flusso in questa parte, quindi non porta più direzione dentro la camera. Questi effettivamente qui all'interno vanno controllate sia da una parte che anche dall'altra parte. E sul discorso dello scarico invece, la sezione di passaggio leggermente, ma cosa di 3-4 decimi, non di più, la andiamo a ritrovare come un miglioramento, ma dovuto prima a una valvola che è più ampia come sezione, quindi andiamo a sfruttare la sede valvola, quella originale, quindi non c'è bisogno di andarla a cambiare, proprio perché la robustezza c'è, rimane bene. Si vanno a cambiare soltanto le valvole speciali, quindi in questo caso andiamo a prendere la valvola con una sezione più ampia, e, e a livello di condotti viene lavorato proprio per avere maggiore uscita. Da una parte è stata pure ricreata questo tipo di saldatura che poi non fa altro che creare meno turbolenze su questo cilindro. Proprio perché qui c'è un riciclo dei gas di scarico che viene un po' eliminato. Sulla parte dell'uscita dobbiamo andare a raccordare questa parte di fuori, ma non andando ad aumentare le sezioni, ma soltanto dare un po' l'effetto di direzione della parte finale, cioè l'uscita come direzione del flusso dello scarico, andarla a direzionare nella parte dello scarico come collettore, e le sezioni automaticamente leggermente vengono lavorate sia all'interno come sezioni e migliorare un po' l'uscita. Sulla camera andiamo a togliere soltanto le spigolature eccessive che ci sono, ma senza andare a togliere quel gradino sia allo scarico che all'aspirazione, che non fanno altro che da una parte e l'altra andare a migliorare quindi l'uscita o l'entrata. D'accordo? Ci aggiorniamo sul prossimo video.